Preso. Oggi affrontiamo il discorso della livella elettronica, in particolare parleremo del modello Sendit generazione 2 della MDT. Impatto. Chi fa tiro a lunga distanza sa benissimo quanto sia importante avere montata sulla propria carabina una livella di qualche tipo, quindi a bolla d'alcol o magari elettronica. Poter verificare prima di tirare che la propria carabina, la propria ottica, tutto sia perfettamente in bolla è assolutamente importante per evitare appunto errori di impatto poi sulla lunga distanza. Normalmente utilizziamo una bolla, ad esempio tipo questa, cioè una bolla appunto che utilizza dell'alcol colorato con una bolla d'aria dentro, quindi una bolla diciamo meccanica, come riferimento, che ovviamente funziona perfettamente. E quindi mi sono chiesto anche io, come probabilmente anche voi, perché utilizzare una bolla elettronica? Serve davvero? Per rispondere a questa domanda mi sono rivolto all'Armeria Ciaffoni di Frascati, che molto gentilmente ci ha prestato questa livella elettronica della MDT, l'ultimo modello, la generazione 2, che vedete qua montata sulla mia carabina e che io ovviamente ho provato per voi. L'ho provata sia per verificarne effettivamente il funzionamento, ma anche per verificare appunto di persona l'efficacia di questa livella elettronica e se effettivamente ci sia un vantaggio nell'utilizzarla rispetto a una, ad esempio, magari meccanica, diciamo, che funziona normalmente con la classica bolla d'aria. Ed eccola qui la nostra livella elettronica della MDT, il modello Sendit generazione 2. Il nome mi piace moltissimo, immaginate come mai. Allora andiamo a vederla, è davvero molto piccola, compatta, come vedete ci sono dei LED che inclinando la bolla ci vanno a dare appunto un'indicazione di quanto siamo fuori, vedete, se diventa verde vuol dire che sono in bolla, altrimenti rosso e blu vanno ad indicare anche praticamente quanto siamo inclinati da una parte o dall'altra. Se la mettiamo in posizione perfettamente orizzontale torna ad essere verde e quindi vuol dire che siamo ben posizionati per tirare. Peraltro questa si può anche calibrare direttamente sulla nostra carabina se vogliamo un azzeramento, diciamo così, di bolla assolutamente personalizzato. Funziona tutto con un solo pulsantino che è qui di lato, con il quale si accende, si spegne e si può anche regolare la luminosità dei LED che vediamo. Si spegne anche da sola, se non sbaglio, dopo 4 minuti di funzionamento per risparmiare la batteria. La batteria dura comunque più di 200 ore di funzionamento continuativo, è una normalissima CR2032, una batteria che troviamo veramente a 2 spicci in qualsiasi negozio. Per spegnerla basta tenerla premuta per qualche secondo, lasciare e dopodiché fa praticamente una luce bianca centrale che indica lo spegnimento. Ecco qua, lo state vedendo, adesso si sta spegnendo. Oltre alla bolla col suo attacco Picatinny, nella confezione della Sendit generazione 2 troviamo le chiavi Torx per il suo montaggio. Ovviamente ce ne sono 2 perché si può anche ovviamente aprire per cambiare la batteria, e poi troviamo il libretto di istruzioni della MDT, peraltro molto facile da, diciamo così, da leggere e da capire, perché ci sono delle immagini molto esplicative del funzionamento, ma poi c'è una cosa che mi è piaciuta molto carina. Troverete questa scatoletta che sembra un po' di quelle per la crema delle mani, dove dentro invece c'è questo, ossia un anello in gomma che va a praticamente sull'oculare dove andiamo a traguardare per sparare. Ci sono 3 fori qua, in questi 3 fori andremo a mettere
andremo a mettere questi pezzettini di fibra ottica ai quali collegheremo questa fibra ottica. Come vedete è bella lunga, si può tagliare in 3 pezzi perché sono 3 luci, ovviamente si fanno passare attraverso questo termorestringente, una gomma che si stringe con il calore alla lunghezza che ci interessa in base alla distanza a cui piazzeremo questa dal nostro oculare. Gli altri 3 cavi delle fibre ottiche vanno qua ovviamente, e poi scaldiamo tutto con il phon e quindi ci troveremo questo con un cavo che arriva a questo qua che è praticamente vicino al nostro occhio. In questo modo, quando accendiamo questa e questa funziona, noi vedremo qui, diciamo, le lucine all'interno di questi fori di gomma portate appunto tramite le fibre ottiche, e quindi avremo riferimento diretto dove guardiamo dello stato di bolla, diciamo così, della nostra carabina. Questo potrebbe essere davvero molto utile soprattutto per chi fa gare e quindi è molto concentrato su quello che sta guardando, oppure anche per chi spara con l'occhio che non utilizza chiuso e quindi magari non ha quella visione periferica che invece ad esempio per me non è stato un problema vederla, perché tenendo anche l'altro occhio aperto io vedevo tranquillamente lo stato della bolla. Però questa cosa, diciamo, è molto carina perché, diciamo, per alcuni potrebbe essere un vantaggio. Ed eccomi tornato per le conclusioni. Allora, che dire, intanto questo oggetto l'ho trovato davvero molto funzionale, leggerissimo, compatto, lo puoi montare dove vuoi, veramente sicuramente lo spazio lo trovi dove metterlo, veloce nel funzionamento, è semplicissimo, lo accendi con un po' di una pressione del pulsantino e poi te lo scordi perché fa tutto lui. Lo vedi molto chiaramente perché sia che si tenga aperto l'occhio, nel mio caso sinistro, o magari anche semplicemente con la visione periferica dell'altro occhio, comunque sia il colore che in quel momento viene presentato dalla bolla elettronica si vede molto bene. Vantaggio rispetto alla bolla ad alcol. Allora, la bolla ad alcol naturalmente non richiede alimentazione, non richiede batterie, costa molto meno di questa e funziona per legge fisica, quindi una volta montata sta lì e funziona, e su questo nessun dubbio. Però la bolla d'alcol non è così visibile come questa, nel senso che ci devi guardare, devi avere tempo, e poi la bolla d'alcol che succede? Che praticamente devi inclinare forse un po' di più affinché si sposti quel tanto da farti capire che ti stai, diciamo, inclinando in un verso o nell'altro. In un certo senso è meno sensibile di questo, probabilmente perché il liquido ha un attrito con il vetro interno, e quindi prima che il suo scostamento rispetto al segnettino centrale sia evidente per noi, comunque ci siamo inclinati un pochino, ci siamo. Mentre invece con questa è immediato, appena ti inclini leggermente in un lato o nell'altro comincia subito a lampeggiare il LED accanto, ti fa capire che ti stai spostando dalla tua posizione per un tiro perfetto. Certamente il costo non è veramente basso, come questi oggetti, diciamo, costano abbastanza, però una volta montata ed utilizzata devo dire che l'ho trovata utile. Quindi quello che farò adesso sarà sicuramente lasciare montata sempre una bolla ad alcol come riferimento, perché non si sa mai, le cose elettroniche possono sempre guastarsi, possiamo dimenticarci di mettere la batteria nuova, magari l'altra la scarica perché è passato un sacco di tempo da quando l'abbiamo installata, quindi meglio avere sempre un sistema di riserva, diciamo così. Però ne monterò sicuramente una perché ho notato la differenza soprattutto quando magari vogliamo effettuare dei tiri un po' più velocemente, o magari andiamo a sparare da superfici non regolari, quindi non il classico tiro da banco dove abbiamo tutto il tempo ma magari ci stiamo spostando, facciamo un tiro un po' operativo, magari spariamo da barricato e cose del genere. In quel caso devo dire è assolutamente indispensabile, perché quella classica con la bolla in quel caso non rende quanto dovrebbe, rischiamo di sparare molto spesso col fucile inclinato da un lato o dall'altro. Detto questo, fate voi le vostre considerazioni, se una bolla elettronica può essere utile anche per voi oppure no. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo presto qui su Sandit.